Bentornati! Oggi vi voglio raccontare la storia di un progetto che ho terminato ormai un po' di anni fa. Si tratta di il restauro di un gommone, del mio gommone, un Nova Marine RH580. E ricordo di aver trovato questo gommone grazie ad un annuncio comparso su Subito. L'annuncio in realtà non riportava niente di specifico, non aveva nemmeno le foto, semplicemente due righe e un numero di telefono. Così decido di chiamare per andare a capire di cosa si trattasse. Fisso un appuntamento, vado a vedere questo gommone e sinceramente rimango sorpreso. Rimango sorpreso perché mi ritrovo con un mezzo completamente abbandonato in una campagna, marcio, sporco, sgonfio, e pieno di foglie, proprio nello stato di abbandono più totale. Mi spiegano che questo gommone fu comprato usato da un diving, quindi è stato per diversi anni in servizio a questo diving, per poi essere venduto ad una scuola a vela, che l'ha utilizzato ancora per qualche anno come mezzo di supporto per i ragazzini che imparavano ad andare in barca a vela, e salvo poi ritrovarsi con problemi al motore, è stato portato da un meccanico e in attesa di essere riparato il gommone hanno notato che si sgonfiava anche e quindi hanno deciso di abbandonarlo. Quando sono arrivato l'ho trovato un gommone lasciato lì a marcire su un carrello marcio in mezzo alla vegetazione. E lo sconforto sinceramente è stato tanto, un primo momento di sconforto c'è stato, e non mi sembrava riparabile, però guardandolo meglio la carena era perfetta, eh, il carrello sembrava anche messo abbastanza bene, così niente, decido di andarmene con un nulla di fatto. Solo che nella testa continuava a girarmi questo pensiero e c'era un qualcosa che mi attirava in questo gommone. È come se mi dicesse dammi un'altra possibilità, una seconda vita. E quindi decido di chiamare il tipo dell'annuncio, di proporgli una cifra ridicola pur di portarlo via. Insomma, a loro conveniva perché invece di pagare una ditta per lo smaltimento stavano trovando addirittura qualcuno che gli liberasse il posto gratis e in più gli desse anche dei soldi. E ovviamente non sono stato uno sprovveduto, nel senso che avevo la marca e il modello del gommone, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che si trattava di un gommone anche abbastanza raro, ricercato e anche discretamente costoso, comunque manteneva il suo valore anche da usato. Decido così di portarlo a casa, con non poche difficoltà tra l'altro. Appena arrivato a casa era in queste condizioni pietose, diciamo, ecco. Diversa gente infatti mi ha dato del pazzo, ma sapevo che comunque non sarebbe stato facile, ma in cuor mio speravo che alla fine di tutto il lavoro mi avesse dato delle grandi soddisfazioni. E per fortuna così è stato. La prima cosa che ho fatto, ricordo, è stata quella di pulire ovviamente tutta la terra che c'era, lo sporco, le foglie, e ho smontato tutto quello che era possibile smontare l'ho smontato. Quindi tutta la console con gli impianti, la timoneria idraulica, ho tolto tutto, ho aperto tutti i gavoni, ho controllato tutto accuratamente e ero sicuro di trovare qualcosa di marcio. E invece, con mia grande sorpresa, ho trovato un mezzo effettivamente in ottime condizioni. La carena era praticamente perfetta, non c'era osmosi, non presentava punti rovinati, danneggiati, il calpestio era perfetto perché il gelcoat non aveva crepe o lesioni e quindi l'acqua non si era mai infiltrata e non aveva fatto ammorbidire il calpestio, diciamo. Era un mezzo effettivamente in ottime condizioni, solo molto molto sporco e trascurato. Sorte diversa invece per i tubolari, quelli erano effettivamente logori, ovviamente molto sporchi e pieni di muffe e bucati, non mantenevano la pressione, dopo 1 o 2 giorni arrivavano a zero proprio. E ricordo la prima cosa che feci è di scendere il gommone dal carrello e iniziare a togliere l'antivegetativa. Per togliere l'antivegetativa ho usato uno sverniciatore in gel dato a pennello in dosi massicce, lasciato agire e poi con l'aiuto di una spatola ho iniziato a togliere tutti i vecchi strati di antivegetativa fino ad arrivare al fondo. Questo l'ho tolto con panni inumiditi di diluente nitro. E poi ho
pulito il tutto, rifinito diciamo tutto il lavoro con roto orbitale e carta vetro bella spessa, credo che era un 120, qualcosa del genere, fino ad arrivare praticamente al gel coat bianco. Ho quindi stuccato dei graffi che erano presenti sulla ruota di prua, niente di che, e poi ho dato una prima mano di fonte epossidico. E ho portato tutto a piano, ho lisciato il tutto con roto orbitale e poi ho dato un paio di mani di vernice bianca poliuretanica. E quindi ho ottenuto una buona finitura, un bel bianco abbastanza lucido e liscio. Approfittando del gommone che era appoggiato a terra, ho provveduto a ripristinare il carrello. Sinceramente mi sembrava stesse meglio, ma in realtà poi andandolo a guardare mi sono reso conto che era in condizioni abbastanza gravi. I freni non c'erano, il tubo di rinvio era praticamente spezzato, i ceppi dei freni e le ganasce mancavano completamente, addirittura l'assale era bucato e l'impianto elettrico non c'era più. Quindi ho dovuto rifare tutto, ho rifatto l'impianto elettrico, ho cambiato l'assale, ho ripristinato i freni, ho ricostruito i parafanghi, cos'altro? Insomma, l'ho rifatto nuovo, ho rifatto un carrello completamente nuovo. Per fortuna è un carrello immatricolato, con tanto di targa e tutto, quindi ne valeva la pena, ecco. Il vano del serbatoio in origine su quel modello era un vano chiuso, sigillato, diciamo, in modo che un eventuale sversamento di idrocarburi rimanesse in quel vano. Il problema qual era? Che potenzialmente doveva essere un vano stagno, ma in realtà non è mai stato stagno. L'acqua si filtrava, l'acqua salata soprattutto si filtrava e rimaneva a contatto con il serbatoio. E le correnti galvaniche hanno fatto il resto, il serbatoio inox, e quindi si è bucato, si è arrugginito e bucato. Ho trovato questo serbatoio bucato. Ho trovato. Quindi per non ripetere l'esperienza, anche perché il serbatoio l'ho dovuto cambiare rifacendolo nuovo, ho reso il vano comunicante con la sentina, in modo che l'acqua che eventualmente riusciva ad arrivare al serbatoio defluisce in sentina e il serbatoio rimane sempre asciutto. Ho anche provveduto a rialzare il serbatoio dal suo piano di appoggio, diciamo, attraverso dei cunei in legno resinati e incollati con il Sikaflex. E ora era arrivato il momento dei tubolari. I tubolari sono stati, prima di ogni cosa, lavati accuratamente e sbiancati. Per farlo ho utilizzato, ricordo, della candeggina, del Vim, il classico galletto, lo sgrassatore, quello giallo, e tanto tanto lavoro. Una volta ripuliti li ho gonfiati, poi messi in impressione con l'aiuto di uno spruzzino con acqua saponata. Ho trovato praticamente tutte le perdite che c'erano. E quindi ho provveduto a stabilizzare le perdite con 2, 3, anche 4 mani di colla per Ipalon bicomponente, e solo una volta che tutti i tubolari erano stabilizzati e non si sgonfiavano più, ho provveduto a scollare con l'aiuto dell'aria calda, della pistola da carrozziere, tutti gli accessori che erano presenti sui tubi, per poi andare a rivestirli con un tessuto Ipalon bianco da circa 900 Ditex. Anche i coni di poppa sono stati rivisti, in quanto quel modello particolarmente, navigando sempre con i coni immersi in acqua, soffre molto lo struscio, diciamo, dell'acqua sui coni. Quindi ho provveduto a chiudere tutti i coni con dei grandi fazzoletti, in modo che l'acqua non incontri scalini e non riesca a strappare letteralmente la chiusura dei coni. Ricordo di aver costruito anche un tendalino utilizzando semplicemente tubi inox e un telo idrorepellente. Ho piegato i tubi come il tendalino originale, li ho fissati, insomma, e ho ricostruito, ho ricreato il tendalino come quello originale di quel modello. Ho dovuto ripristinare anche la console, in quanto nei diversi anni, allestimenti, eccetera, con i diversi proprietari, era stata bucata, ribucata, tagliata, con buchi coperti dagli adesivi, eccetera.
Quindi ho praticamente smontato tutto, pulito, ho chiuso tutti i fori con l'ausilio di resina e di legno e poi dopo averla resa tutta vergine l'ho verniciata con fondo epossilico, vernice poliuretanica e solo dopo ho provveduto a rifare tutti i buchi per la nuova strumentazione che volevo montare in base alla mia esigenza, insomma, diciamo. Nel frattempo ho anche restaurato un fuoribordo da due tempi, un Suzuki 75 cavalli, che poi ha ceduto il posto ad uno Yamaha, sempre due tempi, ma da 90 cavalli, che è quello montato tuttora. Quel gommone era in versione diving, vuol dire che era completamente vuoto, non aveva niente oltre alla console, non c'era una seduta, non c'era un poggiarino, non c'era niente. Quindi ho dovuto creare io un poggiarini, diciamo, utilizzando del legno che poi ho resinato e verniciato in bianco. E l'ho utilizzato per qualche stagione così, insomma, pilotavo in piedi, governavo il gommone in piedi, restando in piedi. Ora non mi rimaneva che provarlo in mare. Qui infatti possiamo vedere la prima uscita in mare, in ottima compagnia tra l'altro, con due cari amici ed ero molto soddisfatto. Comandante, come ci si sente al varo dell'RH? Una grande emozione, dopo 2 anni di lavoro, duro lavoro, una grandissima emozione, soprattutto perché sono con gli amici. In pratica, anzi in teoria è tutto a posto, in pratica abbiamo il 15:30 a disposizione per l'eventuale rientro immediato. Perché non si sape mai. Denida. Com'era? Solamente rientro era. Il restauro in totale è durato un paio d'anni e non vi nascondo che le difficoltà sono state tante, anche l'impegno economico, ma la soddisfazione di poter passare dei momenti in compagnia di mio figlio a pesca hanno ampiamente ripagato tutto l'impegno che ci ho messo. Alla prossima!